Buongiorno, sono Cristiana Mariani e faccio la creativa. È una professione un po' particolare, ma non è che non voglio dare dettagli, è che in realtà faccio più di un lavoro che è legato alla creatività. Infatti faccio la mia prima, professione, è quella del design di gioielli. Disegno gioielli sia per la mia attività, ho un laboratorio gioielleria a Foligno, in provincia di Perugia, sia per aziende che producono gioielli. Lavoro inoltre nell'ambito degli eventi, dirigo 2 società che creano eventi enogastronomici e concerti, quindi diciamo che il mio è un lavoro di creativa a tutto tondo, perché comunque mi occupo di tante cose diverse, però in realtà di fondo la mia professione è quella di immaginare cose che non esistono e poi fare in modo che accadano, che diventino realtà. Il mio percorso è stato un po' particolare di carriera, perché ho cominciato la parte creativa della mia vita forse piccolissima, ho sempre disegnato, ho sempre amato creare, inventare giochi, favole, libri, e quindi penso che questa parte della mia professione cominci piccolissima, fa parte di me. Il mio lavoro vero e proprio è iniziato dopo l'università, anzi durante il periodo universitario, quando per diletto, per scaricare lo stress dello studio di giurisprudenza, questa è la mia facoltà, andavo ad aiutare un'amica che aveva un laboratorio di gioielli. Lì è nata la mia passione. Da lì sono passati tanti anni, ho cominciato a fare tante cose diverse. Oggi mi occupo, oltre che delle mie attività, anche di politica non tradizionale, perché non faccio politica partitica, ma mi occupo di un sindacato. Infatti presiedo la Confesercenti territoriale Valle Umbra Sud, quindi un territorio ampio della regione Umbra, e mi occupo soprattutto, il mio interesse è focalizzato sull'imprenditoria femminile, perché credo che sia importantissimo che le donne che comunque hanno avuto una funzione lavorativa e comunque hanno degli impieghi anche importanti, si aiutino fra loro e aiutino chi deve cominciare. Quindi il mio impegno nel sociale è legato soprattutto a questo, poi collaboro anche con molte altre associazioni, però questa è la parte che mi interessa assolutamente di più. Un consiglio per le giovani donne è di fare quello che credono sia giusto per la loro vita, scegliendo con il cuore, mai con il cervello, perché si è sicuramente felici quando nella vita si realizzano i propri sogni. Per me è stato possibile realizzare un po' tutti gli aspetti della vita, sono stata fortunata in questo, sia lavorativi, professionali, ma anche familiari. Ho una bellissima famiglia, un marito, un figlio di quasi 15 anni, questo è ovvio. Lavorando si accettano dei compromessi, ci si organizza e bisogna scegliere anche le persone adatte con cui dividere la vita. Sicuramente avessi avuto un marito che non comprendeva o non apprezzava quello che faccio, non avrei potuto fare molte delle cose che oggi faccio. Quindi sicuramente è importante anche chi è dietro di te, lo stimolo con cui sei parte, la famiglia che ti insegna. Mia madre, le prime cose che mi insegnava da piccola erano che sarei dovuta essere sempre indipendente economicamente nella vita per poter essere una persona. Prima di una donna sono una persona, un imprenditore prima che un'imprenditrice. Scegliere di essere una persona però significa anche non dover rinunciare nel momento che si fa impresa a quella che è la propria vita personale, quindi la scelta anche della famiglia.
Io credo che con un po' di coraggio, di buona volontà e tanto impegno, perché ovviamente sono tante le ore della giornata che io impegno su tutti questi fronti, si può arrivare a fare tutto. L'importante è non scoraggiarsi e pensare sempre che comunque se ci si crede si arriva in fondo, perché comunque è molto più facile realizzare un sogno se si è convinte che poi vivere una vita fatta di tanti compromessi, e questo mi ha sempre caratterizzato. Non amo i compromessi di nessun tipo, in primis nella vita privata e lavorativa, quindi quello che auguro è di trovare il coraggio e di avere la forza quindi per affrontare i propri sogni, e soprattutto anche la fortuna di avere una famiglia che ti accoglie e poi ti sprona